La sabbia viene portata via dal vento e vola bassa raso terra che sembrano delle piccole onde di sabbia. Wow, che spettacolo! Che spettacolo! Sembra di essere su un mondo alieno. C'è il vento che mi sposta. Con questo vento sono sicuro che non si sentirà niente di quello che dico. Comunque, stavo facendo qualche ripresa così alla punta e nella distanza c'è una foca. C'era una foca che stava nuotando proprio attraverso tra il Mar Baltico e il Mar del Nord. Era proprio là che si stava probabilmente divertendo. Una cosa veramente, veramente carina. Sarebbe garbato vederla fuori dall'acqua, però mi accontento di averla vista nell'acqua. Dai, ora penso che posso salutare la punta per il momento, visto che comunque è arrivato anche il trattore. Non credo che riuscirò a prendere questo trattore qua perché è pieno, strapieno di gente, ovviamente. Quindi magari aspetto il prossimo. Però penso che ora metto via la telecamera e mi godo questo paesaggio solo attraverso i miei occhi. Non lo so, si sarà sentito qualcosa di quello che ho detto? Ne dubito fortemente. Qua tira un pochino meno vento, ma comunque sempre piuttosto forte. E è stata veramente un'esperienza, è stato veramente qualcosa. Ciao caro diario, allora oggi è il centesimo giorno, siamo praticamente prossimi al ritorno in Italia, però
ieri, quando sono uscito per fare qualche foto, ho scoperto un posto che era fantastico e quindi adesso ci andiamo, perché è veramente forse il posto più bello che c'è qui a Skagen. Praticamente è andata così che io volevo fare un giro per andare a fare qualche foto, però non sapevo dove andare di preciso, quindi ho preso la strada che è dietro casa mia, una strada che non ho mai fatto, non avevo mai percorso, e mi sono trovato all'imbocco di questo vialetto, che è un vialetto ciclabile all'interno di un piccolo boschetto dove le persone ci passeggiano, ci vanno in bicicletta, ci vanno con i monopattini. È un posto per stare praticamente in tranquillità e al fresco, e io l'ho percorso fino in fondo, fino ad arrivare veramente ad un posto magico. Da qui inizia la parte un pochino pericolosina, ma poco, perché qui praticamente finisce la ciclabile e inizia la strada normale, una strada che c'ha un limite di 60 km all'ora, quindi non un limite, diciamo, cioè tremendo, non è che ci sfrecciano le macchine a 200 all'ora, però fatto sta che non c'è la ciclabile, quindi dovrò praticamente fare un pezzetto sul lato della strada, sperando di non venire travolto da qualche autotreno. E finalmente ho scoperto anche cos'è questa palla qua bianca. È un radar, perché qui siamo davanti praticamente all'Air Control Wings. E poi c'è un'altra scritta sotto in danese, ovviamente quella non la capisco, però suppongo che sia una specie di stazione di controllo per i veicoli che praticamente volano. Però ero convinto fino a una settimana fa che questo era un osservatorio. Eccomi arrivato. Praticamente era qua che volevo venire. C'è questo piccolo pontile qua che è la fine del mondo, è veramente bellissimo. Questo posto l'ho scoperto per puro caso. Stavo veramente andando in giro facendo delle foto al niente, in pratica, ai paesaggi, agli alberi, alle case, e a un certo punto mi sono ritrovato qua, in questo piccolo angolo di paradiso, perché così va chiamato questo posto, un piccolissimo angolo di paradiso. Ovviamente il monopattino se l'è cavata bene, nonché questa non sia assolutamente una strada da fare con il monopattino, diciamo, come il mio, che è puramente stradale. Questa è una strada da fare con un monopattino off-road, con i ruotoni grossi, mentre io invece sono venuto con un monopattino normalissimo, con le rotine piccole, che se già chiappa una buca è già un problema, capito? Però questo è veramente un posto meraviglioso. Io voglio vivere qua. Questa è la casa dei miei sogni.
il posto più magico che ho mai visto in vita mia. Qui è proprio dove nascono le fiabe, dove veramente c'è lo stagno con tutte le ninfee e da un momento all'altro penso che salti fuori una piccola fatina, un piccolo gnomo a salutarmi, sarebbe una cosa fantastica ovviamente. Vorrei stare veramente qua per ore e ore e ore. Non l'ho tutto quel tempo lì perché sto facendo questo vlog di oggi giusto nella pausa fra un turno e l'altro di lavoro, però ci tenevo tanto a registrare qualcosa qua e sinceramente volevo tornare proprio per fare quello che non ho fatto l'altro giorno quando ho fatto questo giro, che ho solo fatto foto e non mi sono seduto per un secondo ad ammirare tutto questo e proprio assorbirlo dentro, perché tra poco me ne vado, tra poco torno via e- ed è per momenti come questo che mi dispiace. Sono un po' altalenante questa cosa qua, a momenti mi dispiace, a momenti no, a momenti non vedo l'ora di tornare a casa, però fondamentalmente quando mi trovo davanti a questo tipo di scenario dico, cazzo, che ci torno a fare in Italia? Però a un certo punto tutte le storie poi volgono alla fine, quindi tutto ciò che ha un inizio decisamente deve avere una fine. Magari non una fine definitiva, però tutto ciò che inizia finisce. Come al solito tira un vento della Madonna, però è uguale perché è bello. E questa è una casa da favola. Ieri sono avvicinato un po' di più, però oggi non voglio perché comunque c'erano dei cartelli con scritto proprietà privata, area videosorvegliata, quindi non voglio andare a disturbare la privacy di nessuno, ci mancherebbe. Però questa è veramente la casa dei sogni. La casa dei sogni, il faro dei sogni, cioè tutto qua, tutto in una zona. Nel giro di 1 chilometro o 2, qua c'è il paradiso, letteralmente il paradiso. E io decisamente mi devo comprare un monopattino che sia fatto per l'off-road, perché questo è carino, è bravino, fa il suo lavoro, ma mi serve un monopattino per l'off-road. Non c'è alternativa a questa cosa, perché per fare queste strade o mi compro una di quelle bici elettriche tipo BMX, mountain bike elettriche e allora va bene, oppure mi serve un monopattino con i ruotoni giganti che mi possa fare i salti e qualsiasi cosa, altrimenti diventa veramente, veramente complicato fare questi giri, questi tour. Eccomi tornato sulla strada principale. Ora, tornando indietro, praticamente passo dallo stesso percorso che ho fatto l'ultima volta, che mi ha portato in una zona di Skagen che non avevo mai visto, che è molto molto suburba americana, cioè è veramente veramente uguale. Se ti prendessero e ti mettessero in quel punto lì, te diresti che sei in America, senza ombra di dubbio, perché è molto 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 suburbe.
Mi sono fermato a leggere questo cartello qua perché un collega di lavoro l'altro giorno mi ha detto che ne aveva visto uno con scritto Kiss and Goodbye, massimo 3 minuti. Cioè maximum 3 minutes, ovviamente la scritta in inglese. Però mi ha fatto troppo ridere. Quando l'ho visto che passavo col monopattino di sfuggita, ho detto dai, magari è quel cartello che diceva lui. Invece no, c'è scritto soltanto Kiss and Goodbye. Però qui, in questo punto qui preciso, non c'è il limite di tempo, quindi puoi baciarti e salutarti per tutto il tempo che vuoi. Eccomi tornato a casa. Ora è l'ora di tornare al lavoro purtroppo, però c'è da fare anche quello ovviamente. Però sono contento di essere riuscito a tornare al laghetto, allo stagnetto almeno una volta. Eh, non so se avrò opportunità di tornarci perché il tempo stringe e magari è più conveniente, diciamo, andare a esplorare posti nuovi, anche se ormai non è che me ne siano rimasti così tanti da esplorare, però è più conveniente comunque andare in giro a cercare posti dove non sono ancora stato che tornare nuovamente in posti dove sono già stato. Non che quel posto sia veramente una meraviglia assoluta. Caro diario, siamo al 102esimo giorno e siamo sempre più vicini alla fine di questa avventura. Ultimamente mi sono scaricato un'applicazione che mi faceva vedere i punti in cui sono stato sulla mappa di Skagen per cercare posti che non avevo ancora mai visto. E mi sono reso conto di una cosa assurda, che anche se io punto un determinato posto sulla mappa e cerco di arrivare lì, mi rendo conto che in un qualche modo ci sono già stato. O comunque incontro una strada che conosco che ci sono già passato. Come oggi che sono uscito per dire vado a fare qualche foto e praticamente mi sono ritrovato sulla strada che porta allo stagno. Cioè non avevo idea, veramente non avevo idea che sarei finito qua perché ho detto, ah, a questo punto qui sulla mappa è lontano, non ci sono mai stato, voglio andare a vedere. Quindi ho preso il monopattino, sono partito e sono arrivato nel medesimo punto, ma dalla direzione opposta, perché io l'altra volta praticamente arrivai da questo lato qui della strada, stavolta sono arrivato invece da quest'altro lato qua della strada. Però sono arrivato nel medesimo punto. Quindi ho già percorso veramente parecchia strada e mi sto chiedendo se a questo punto mi conviene tornare allo stagno a rilassarmi un secondo, oppure potrei fare una cosa che è un pochino più smart e proseguire per quella strada che praticamente costeggia l'Air Wings. Potrei andare a vedere la spiaggia, che so che c'è, ma non l'ho ancora vista. Quindi quasi quasi mi dirigo là. Anche questa ovviamente è una spiaggia bellissima. Ricorda molto quella dove ci ho visto le macchine che ci parcheggiavano sopra e ci viaggiavano. È molto simile. Anzi, oserei dire che probabilmente questo pezzo qui di spiaggia è il continuo di quella. Probabilmente molti chilometri in quella direzione c'è quel punto in cui siamo andati io, Gabriele e Alessia a fare l'indagine notturna. Qua, come
come quasi in tutte le spiagge qua a Skegen, è deserta. Conto forse 6-8 persone in tutto, e ricordo che è agosto, non so se ho mai dato un riferimento temporale a questa mia avventura, a questo mio viaggio, ma al momento è praticamente il 22 agosto e, come ho già detto diverse volte, qui sembra di essere praticamente già in autunno. Senza dubbio è una spiaggia stupenda anche questa, è una spiaggia stupenda, ma è anche questa una spiaggia semideserta, e io ne ho già viste diverse di queste, quindi sono in cerca di qualcosa di nuovo. Mi sto chiedendo se troverò ancora qualcosa di nuovo, come trovare lo stagno per puro caso, e ora sono in cerca di cose di questo tipo qua. E ho fretta, ho paura di perdermi qualcosa, di non riportare un ricordo a casa di qualcosa che valeva la pena vedere. Quindi non ho, diciamo, tempo da perdere percorrendo l'ennesima spiaggia. Voglio rimettermi in marcia subito col monopattino e proseguire, forse guardando meno la mappa e affidandomi di più giusto all'istinto, anche perché non ho poi tantissimo tempo, sono già le 4:30 e alle 6 devo riessere al lavoro, quindi non ho tutto quel tempo lì da, diciamo, gingillarmi. Quindi via, in marcia di nuovo. E quello che dicevo prima riconfermato nuovamente. Io arrivo praticamente da questa strada che non avevo mai percorso, però sono risbucato praticamente su questa strada, che questa è quella che mi porta al faro. E io ci sono stato 1 milione di volte al faro. Se vado in giù da questa strada qua, vado a casa in 5 minuti. Quindi da qualunque parte cerchi di andare, da qualunque parte cerchi di scoprire cose nuove, per un motivo o per l'altro ricasco sempre negli stessi punti. E la cosa incredibile è che sto facendo questi giri esplorativi guardando una mappa. Cioè, o questo posto è più piccolo di quello che sembra, o c'è qualcosa di veramente paranormale qua. No, scherzo, ovviamente, è che il posto è piccolo e a girarlo tutto non ci vuole niente. E dopo tanto girare e girare sono rifinito al porto, però in una parte diversa del porto, una parte che ancora non avevo visto. Ci sono degli uccellacci qua dietro, sembrano dei gabbiani. Ora mi avvicino così mi beccano. No, sono volati via. Comunque, è una parte diversa del porto che non avevo visto, è una parte carina, molto bellina, molto bellina. Sembra un mega parcheggio di barche. Sembra, sì, un parcheggio di barche. Ah, mi sento così demoralizzato oggi. Mi sento proprio come se avessi sprecato una giornata. E quindi niente, il vlog di oggi lo chiudiamo qua perché non abbiamo trovato nessun posto bellissimo.
purtroppo, però vabbè, non tutti i giorni è domenica, anche se oggi di fatto è domenica. Oi oi, peccato, guarda, speravo tanto di trovare un altro posto bello da registrare, da portare via con me, però vabbè, magari domani sarò più fortunato. Caro diario, sono tornato allo stagno, ma non è che sono tornato perché sono fissato con questo posto, anche se sì, un po' sono fissato con questo posto perché letteralmente me lo sogno la notte. Però oggi era il giorno libero di Gabriele e lui mi ha chiesto di questo posto perché comunque gli hanno parlato in abbondanza di quanto è bello e magico questo posto qua. E quindi lui ha detto ok, mi prendo una bicicletta e lo vado a vedere. Era il suo giorno libero e io sono ovviamente nelle mie 2 ore e mezzo di pausa pomeridiana. E l'ho raggiunto qua, solo che lui qua non c'è. E nel frattempo che sono arrivato, tempo di parcheggiare il monopattino e mi stavo per sedere là sul pontile, mi fa una videochiamata ed è in cima al faro. Io neanche sapevo che si poteva montare sul faro. Ha detto che costa 75 corone e c'è un panorama da paura. Me l'ha fatto vedere in videochiamata, quindi non posso non andare. Quindi ora è lì che sono diretto. Ok, sono arrivato, però io l'entrata di questo faro non la vedo. Qui c'è tipo un bar, ristorante, credo, qualcosa del genere, però non riesco a capire da dove si entra, no? Forse da qua. The seat is also in here. Ah, There you go. Oh, and you can thank just you. follow the arrows around and you will get to the lighthouse. should I go forward then? Yeah, just this way. This way. Okay, thank you. Bye. Fisker fiskeren i søer, floder og i havet. Her kan den gøre ophold i flere dage. Fiskeren står ofte på sviger længe over vandet. Wow, sono emozionatissimo. Mi sto quasi perdendo qua dentro, però. È pieno di monitor ovunque che fanno vedere tutti i vari tipi di uccellini. E qua c'è delle scale, ma sono chiuse. Segnale del GPS perso. Probabilmente di qua devo andare. Ah, ci sono le scale numerate. 206, 205, 204, 203, 202, 201. Wow, è un po' un gusto.